Ciao a tutti da Umberto, benvenuti in un nuovo video dell'orto di Umberto. Oggi vado a raccogliere le patate perché le ho trapiantate il 19 marzo, 18. La tradizione vuole 19, un giorno più, un giorno in meno, non importa. 18 marzo avevo visto il tempo che era buono, ho detto vado a trapiantare, ho trapiantato le patate. Oggi è il 7 luglio, sono passati all'incirca 110 giorni. Se vi ricordate, ho fatto il video del trapianto. Ho piantato 2 file di patate venete che ho trovato in supermercato con scritto patate venete, mi sono informato e si tratta di un consorzio di 50 produttori che si sono uniti per fare queste patate. Allora io ho pensato, ho detto, se sono venete saranno un po' abituate al terreno e le ho comprate e le ho trapiantate. Andatevi a vedere i video così vedete il modo, tempistiche come ho fatto. E poi ho piantato altre due tipi di patate che quelle le tenevo io ogni anno, le raccoglievo ogni anno, le trapiantavo e sono un po' patate mischiate tra quelle di Rozzo e le che ho comprato anni scorso, sementi da rivenditore che adesso non mi ricordo neanche più tanto il nome. Va bene, allora io ho già tolto una fila, come vedete la pezzatura, queste sono patate venete, questa pezzatura è medio grande e ce ne sono anche di piccoline per quello, ma non butto via niente e raccolgo tutto, anche le piccoline sono ottime per quello. Quest'anno le ho trapiantate in modo diverso dal solito. Prima facevo un solco con la mia beppa, facevo con un solco, poi mettevo giù il seme, la pianta, praticamente la patata, e poi coprivo. Però quando era ora di andare a togliere, era una fatica veramente. Allora mi sono informato un po' di qua, un po' di là, un po' qualcuno dice, ma no, ma e ho visto anche dei video che avevano un attrezzo che raccoglieva la terra e poi piantava dentro in mezzo. Allora cosa ho fatto? Io ho fatto con la zappa e restrello ho fatto una bagulatura con un rialzamento, poi ho fatto una buca e ho piantato le patate e devo dire che non mi trovo male. Quando vado a toglierle con questo metodo mi sembra di fare meno fatica degli anni scorsi, un po' anche perché è piovuto. Quest'anno è piovuto parecchio, la terra è un po' più morbida, gli altri anni era un po' più secca, un po' più dura, però adesso vi mostro come faccio l'operazione, così vi rendete conto anche voi se, se è una cosa che è più facile o no. Ecco qua. A parte le zolle che escono dalle zolle veramente, però vedete com'è ancora morbida. Ecco, faccio questo pensamento, vedete, tiro su piano piano. Ci vorrebbe un'attrezzatura apposta, tipo un versuro con un trattore. Guardate, guarda che patatona, guarda. Questa è una bella pezzatura, però è un po' profonda anche questa. Vedete, bella zolla, tiro via la manara, butto su quelle che ci sono, queste sono quasi in superficie, vedete. Una bella. È faticoso perché quando si lavora la terra è pesante e anche bassa, è meglio di una vangatura. Guardate, c'è ancora lo stallatico che non si è sciolto del tutto. Vedete? Vedete lo stallatico? Questo è stallatico. Ecco, lo stallatico ci vuole 4 mesi, 5 per sciogliere. Si sta sciogliendo adesso, da quel tempo. Un po' si è sciolto e ha dato i nutrienti piano piano. Vediamo cosa. Ecco è qua, guarda. Ah, devo dire una cosa.
vedete? Questa qua è verde ed era esterna dalla patata. Anche questa che è verde, io faccio così, eccola qua. Questa non è commestibile, state molto attenti quando le trovate fuori dal terreno, così. Io le prendo come questa, guardate anche questa, eccola qua. Questa e questa sono verdi, hanno la punta verde. Io le prendo e le butto via, letteralmente via. Le butto via. Controllo anche quella, l'altra. No, questa non è verde. Perché quando è verde vuol dire che ha preso troppo sole e ha la solanina, che è una cosa che è velenosa, non è più commestibile. In tempo della rivoluzione francese, durante la rivoluzione francese, c'è stato un periodo di carestia. Cosa facevano? Dalla fame mangiavano le foglie perché non sapevano di dover mangiare il tubo. Hanno cominciato a mangiare le foglie verdi e le foglie contengono solanina e ne sono morti parecchi. Praticamente state attenti a non mangiare patate che hanno il colore verde. Questa qua io la butto via, a parte che non è neanche più, vedete, ci sono dei puntini, qui ci sono i nematodi che vanno a bucherellare. Quando rimane troppo nel terreno e il terreno è troppo umido si formano questi vermetti che vanno a bucherellare. Se voi vedete queste qua, questa veneta e la fila di là sono andate giù, queste due qua non sono ancora andate giù. Questi sono 110 giorni, questi qua saranno 110, 120, 130, ogni varietà di patata ha il suo periodo. Voi dovete andarle a raccogliere quando vedete che la pianta comincia ad andare giù, perché sennò se intardigate troppo poi non raccogliete più niente. Adesso io le metto qua al sole un'oretta e questa no, questa neanche, via. Le metto qua al sole un'oretta che si asciuga bene, l'erba è meglio che vada fuori dai piedi. Ecco qua. Adesso un bel trattorino, ecco, questa è ancora una marara che è ancora un verde, però io adesso raccolgo tutto perché ormai siamo andati avanti con i giorni, 100-110 giorni sono abbastanza, dai 100 ai 120, questa via, e là, vedete? Guarda che patatona, guarda. Questa è una bella pezzatura. Però come ci sono le grosse, ci sono anche le piccoline. Quelle che non mi vanno butto via subito. Là. Di solito ho l'accompagnatrice, io alzo e lei tira via le patate, ma adesso durante le riprese non vuole farsi riprendere e allora ha detto io sparisco, quando è finito ti do una mano. Là. Sì, insomma, diciamo che per uso familiare è una produzione che può essere soddisfacente, anche perché adesso il problema sta più nella conservazione, perché nelle grandi distribuzioni cosa fanno? Li mettono nei frigoriferi grandi, sono capannoni in cui la temperatura va dai 4 ai 8 gradi. Io non posso mettere nel frigorifero, allora cosa faccio? Le mantengo in un posto buio, al fresco, e
che stiano a una temperatura sui 10 e li tengo in cantina praticamente, che è un muro vecchio spesso, li metto su un angolo e li copro con un tessuto, con lenzuolo, e così possono respirare ma stando al buio. Adesso, quando io ho finito tutto quanto, queste due file sono a posto, le altre due aspetterò un'altra settimana. E mio suocero invece le ha già tolte prima di me, e al posto delle patate ho seminato dei fagioli. Provo, perché adesso la stagione si comincia adesso a fare il caldo, perché fino adesso non c'è stato il caldo pazzesco. Secondo me dovrei fare ancora di altri fagioli, nel senso, provo, le ho seminate 4-5 file e vediamo se riesco in 3 mesi, 90 giorni, luglio, agosto, settembre, primi di ottobre dovrei avere ancora altri fagioli. Lo so, è un rischio, ma se non si rischia non si rosica. Questo discorso, io sono sempre qua che cerco di sfruttare la terra, quel poco di terra che vorrei fare tanta più produzione, allora via una roba sotto un'altra subito. È sbagliato perché la terra non si riposa, ma non mi riposo neanche io, allora siccome che lavoro anch'io deve lavorare anche lei, insomma qua bisogna darsi da fare. Va bene, allora vi ringrazio tutti quanti perché mi seguite in molti e vedo che se ne stanno aggiungendo altri, mi fa piacere. Seguitemi per altri video come questi, adesso ne avrò degli altri da fare perché la stagione più avanti che si fa caldo più viene fuori la produzione. Speriamo che non succeda che il tempo faccia il matto. Allora vi saluto tutti, in particolare voglio salutare Elio e Fruttuoso, che sono due miei ex compagni di lavoro che ogni tanto ci troviamo quando vado per il paese. E mi hanno detto, ho visto i video, mamma mia, Umberto dice sempre sta matto. E ora così saluto e saluto tutti quanti gli ortolani. Ciao da Umberto, buona giornata a tutti, buon orto a tutti, ciao.